Salve a tutti, anche oggi avrei una piccola cosettina da fare e vediamola insieme. Allora, ogni volta che noi dobbiamo eseguire delle torniture coniche, chiaramente dobbiamo inclinare il carrellino superiore come richiede la conicità e usare il carrellino superiore per l'avanzamento, diciamo, ecco. Questo comporta un avanzamento manuale che non è mai preciso. Non è mai preciso perché o che la pressione diventa troppo scarsa oppure che diventa troppo eccessiva e la tornitura non diventa perfetta. Per avere una tornitura perfetta ci vuole una pressione costante dell'avanzamento. Finora ho sempre usato questo piattellino che lo metto al posto qui della maniglietta con le due vitine e poi uso l'avvitatore a batteria e si fa girare il tutto ed è già tanto di meglio. Però ogni volta devo smontare qui, devo mettere lì, mettere là e poi col trepanino molte volte mi scappa un attimino e magari commetto un errore. Quindi io vorrei metterci, ho un motorino piccolino lì che tanto che ce l'ho, vorrei mettere un motorino qui, adesso vi faccio vedere. Ecco, il motorino è questo, è un 70 rpm, ha il suo riduttore epicicloidale, l'uscita un bel perno di 10 e questo funziona anche con la batteria del trapanino, basta alimentarlo. Ecco, qui ci mettiamo il più e qui ci mettiamo il meno. Ecco, ha una discreta forza, così nemmeno si sogna di fermarsi. E chiaramente invertendo l'alimentazione si inverte anche la polarità, il senso di marcia. Ecco, così abbiamo il reverse, Bene. Tempo fa io avevo già modificato questa maniglietta perché è una cosa che dovreste fare tutti. Questa maniglietta l'ho fatta telescopica per poter agevolare il movimento ed è veramente eccezionale perché così si fa una forza grande, diciamo, e è molto godibile questa maniglia. Quindi io vorrei togliere al volo questa maniglia così e inserire direttamente il piccolo motorino. Ora tolgo quel dischetto qui che ho creato io e vediamo se riusciamo a applicarci il motorino senza andare a rovinare le cose originali del tornio. Ecco, questo è il piattellino, questo qui che avevo scanalato per la maniglia, chiaramente la maniglia va dentro così e va solo a pressione praticamente, e una comodità enorme. Adesso qui in questo piattello cercherò di metterci un adattatore tipo questo, centrato alla perfezione qui, e col piccolo grano si stringe ed è già a posto praticamente. Una cosa molto semplice. Vediamo. Ottimo, bello centrato. Faremo una piccola sede in questo tondo per centrare esattamente il piattello. Ecco, lo abbiamo già saldato dalla parte qui opposta e adesso andiamo a centrarlo, poi lo accorciamo e facciamo quello che serve. Ok, bello liscio così. Adesso andiamo a fare la foratura dentro
A noi serve un foro di 10, quasi perfetto, e poi ci mettiamo il grano. Siccome che ci serve un foro preciso, passo di 10, passo prima la punta di 9,5 e dopo passiamo all'alesatore. Ecco, ho messo sul maschio di 6, sul trapano, però voglio inserire la pedaliera per la partenza. Ecco, per rallentare questo trapano io uso il variatore di frequenza che ce l'ho sotto, qui c'è solo la mascherina. Adesso applico anche la pedaliera. Ecco. Diamo più o meno un giro un po' più lieve. Ottimo. Adesso che abbiamo fatto il foro e il filetto, adesso possiamo passare all'alesatore, così da 9,5 lo portiamo a 10 e nello stesso tempo pulisce bene tutto l'interno, via. Perfetto, così adesso abbiamo un interno pulito e centrato anche. Ecco che abbiamo terminato il dischetto. Qui c'è il suo granino che va messo qui chiaramente. Bene, adesso lo rimontiamo al suo posto e poi cominciamo a lavorare il motorino. Molto benissimo. Possiamo ora rimontare il piatello, che bellissimo, nelle sue viti originali del tornio, così non abbiamo rovinato niente praticamente. Uno qui e uno da questa parte. Ecco, qui ci va il manettino, molto bello anche questo. Vi ricordo che è telescopico, che è comodissimo perché così possiamo regolare la potenza che ci serve. Ecco, posto. Però in più adesso abbiamo la boccola da poter accettare il perno del motorino. Ecco, a noi basta semplicemente togliere il manettino, basta allentare queste due vitine. Il manettino è già tolto praticamente. E al suo posto inserire il motorino col suo perno di 10. Il motorino al perno sgomato, si mette in dritto al grano e si tira. Ottimo. Io direi che sia perfetto così. Adesso basta fare i collegamenti, fare un supporto per questo motorino che non si muova, lo agganceremo qui in un modo molto veloce, molto leggero, diciamo. E adesso con questa rondella di buon spessore ci facciamo una flange di accoppiamento. Qui ci sono 4 fori di 4 mm col suo centrino. Andiamo a farlo. Ottimo.
Ecco, abbiamo completato l'anella che fa da flange. Qui c'è le quattro vitine. Ho costruito questo piccolo morsetto che va ad agganciarsi al carrellino. Dalla parte di qua e la parte di là ci ho messo di questo feltrone che è rigidissimo, feltrone adesivo, così non andiamo a segnare le parti del tornio. Ecco, questo piccolo morsetto va posizionato qui, va a stringere il carrellino senza rovinarlo. L'ho messo così, questo corre. Ottimo, così è molto stabile e nello stesso tempo non rovina il metallo sotto, via. Adesso con questa piatta di ferro dovremo fare un collegamento da unire questa flangia a questo morsetto. Ecco, abbiamo completato il supporto qui. Adesso facciamo l'unione dei due pezzi che lo mettiamo qua dentro. Questo già, il morsetto già strinto, già al suo posto. Adesso lo mettiamo in sede. Ecco, abbiamo inserito due spezzoni di 1 millimetro di spessore, e tutti squadro, perfetto praticamente. Possiamo saldarlo. Ottimo. Il supporto praticamente è finito, vuole chiaramente pulito, rifinito gli angoli, e poi dopo andrà anche verniciato. Però nel frattempo io vorrei cominciare a pensare a questo piccolo regolatore di corrente che mi varia i giri del motore, e quindi metterò una scatola per contenerlo, e poi ci metto anche un doppio deviatore per farlo andare avanti e indietro. Qui ci metto il posto per la batteria, perché deve essere autonomo, non voglio tirare fili che vanno in giro per il tornio, e cominciamo a fare un po' di cose, via. E abbiamo già vernissato questo supportino, già fatto i fori con i filetti delle varie scatoline elettriche. Adesso rimontiamo il motore, rimontiamo. Ottimo. Adesso ci mettiamo le varie scatoline e facciamo i vari collegamenti. Ed ecco che abbiamo finito anche la parte elettrica, lavoro pulito. Abbiamo messo qui un regolatore di velocità, qui abbiamo messo un doppio deviatore momentaneo, che sarebbe dire che non sta nel posto ma torna a zero, si spegne automaticamente. E in più ho aggiunto anche un interruttore qui con lo zero centrale per togliere corrente, uno per accedere alla funzione regolatore e due per la funzione turbo, e questo serve praticamente per escludere i regolatori, così rimane regolato per la passata successiva e per avere un ritorno più veloce, e non ci rimane che andarlo a provare là sopra sul tornio, sul carrellino. Andiamo. Siamo pronti a provare il motorino sul posto. Adesso praticamente il tornio è in assetto normale come tutti i torni, via. Ecco, adesso togliamo la maniglietta, guardiamo quanto tempo ci vuole a montare il motorino. Togliamo la maniglietta, già tolta. Ok, prendiamo il motorino, tiriamo il granino. Ottimo. Stringiamo questa vite. Posto. Già montato. Sarà ben veloce così, eh? Poi basta inserire la batteria del trapanino. Ecco. Allora, se noi mettiamo a marcia avanti diventa così. Dopo qui c'è il regolatore. Marcia indietro naturalmente dall'altra parte.
Allora, se quando noi andiamo avanti decidiamo una velocità giusta per il nostro avanzamento, così, molliamo e dobbiamo tornare indietro. Quando torniamo indietro, noi possiamo lasciare il regolatore in quella posizione che abbiamo scelto perché è giusta per la nostra lavorazione e tornare indietro con l'interruttore turbo. Si fa così per dire. Ecco. Chiaramente questo se non intendiamo lavorare anche nel ritorno. Bene, torniamo a mettere avanti e torniamo ad avere la velocità giusta che avevamo prima per il lavoro che dobbiamo fare. Spettacolo, eh? Dopo lo so benissimo anch'io che ci sono sistemi molto più avanzati con i motorini passo passo, con i vari controller, Arduino e quello che volete. Però io sono ancora un po' alla vecchia maniera, voglio sentire il pezzo, lo sforzo del pezzo e da qui si controlla praticamente come con le mani praticamente. L'unica differenza è che va avanti da solo e basta solo governarlo, via. E andiamo a fare un pezzo, così lo vediamo effettivamente al lavoro. Avanti. Ecco, siamo pronti per fare una tornitura conica, un MT3, che dopo mi servirà per un altro progetto. E ricordo che questo motorino non l'ho fatto per la fatica di girare la manovellina, l'ho fatto perché per avere un'azione più costante e fluida e senza tentennamenti. Girando mano si sa, da un colpo forte a un colpo più piano, si alza, si sposta, invece così dovrebbe essere tutto più costante. E proviamo. Abbiamo rallentato un pochino, così, ottimo. L'interruttore basta mollare e lui si ferma. È una bella comodità, che bella copertura, liscia. Se vogliamo possiamo ritornare con la funzione turbo, senza lavorare, così più veloce. E il regolatore rimane regolato con la velocità di prima.
Facciamo l'ultima passata, che è l'ultima passata che mi serve, faccio l'ultima passata con la velocità un po' più alta. Ecco, non è uno spettacolo? E praticamente è una tornitura perfetta, praticamente. Avendo un avanzamento costante, una pressione costante sull'avanzamento, le torniture diventano belle. È matematico. E niente, abbiamo fatto anche questa volta un bel lavoretto. E buon motorino a tutti. Saluti e alla prossima puntata. Ciao ciao.